Inter 1, Milan 0, ancora una volta Milano siamo noi, ancora una volta abbiamo dimostrato che l'Inter è più forte e che meritatamente porta a casa un derby mai in discussione, nonostante un secondo tempo non bello da parte dell'Inter che si è adagiata un po' troppo sugli allori del gol del vantaggio del primo tempo, nonostante un arbitro ancora una volta, per l'ennesima volta, insufficiente, ancora una volta un episodio clamoroso come quello di Monza, gravissimo per l'ennesima volta. L'Inter, nonostante tutto, porta a casa la vittoria. Il gol di Lautaro Martinez vince l'Inter, Lautaro in formato mondiale e forse anche per questo dall'altra parte Giroud esce proprio come nella finale mondiale, cioè si è girato per guadagnare gli spogliatoi mestamente dopo una partita in cui gomitate a destra e a sinistra è uscito con un giallo e gli è andata anche abbastanza bene. Il Milan che ha provato a giocare per lo 0-0 perché di fatto si è chiusa dietro cambiando modulo con questa sorpresa preparata da Pioli. Sembrava nelle scorse ore che stesse preparando un qualcosa di clamorosamente innovativo, una nuova bomba atomica stesse fabbricando a Milanello, tutto chiuso, un bunker impenetrabile, eccetera. Si presenta con un 5-3-1-1 totalmente difensivo, totalmente a protezione dell'area di rigore. Nonostante questo l'Inter domina il secondo tempo, le statistiche sono meno impietose. Nel primo era un dominio totale dell'Inter con 9 tiri a 0, 5 calci d'angoli a 0, 343 passaggi contro i 100 del Milan, 74% di possesso palla. Alla fine l'Inter esce con 64% di possesso palla in partita, 15 tiri a 4, di cui 4 tiri in porta dell'Inter e 0 da parte del Milan, e 8 calci d'angolo a 0. Numeri abbastanza imponenti. Nonostante questo, Simo, il risultato non è stato così ampio quanto ci aspettavamo. Sì, hai detto bene, nel primo tempo soprattutto le premesse erano quelle di una partita molto più larga nel punteggio. Poi se vai a vedere comunque fai un gol regolare che ti annullano perché l'arbitro decide di fischiare prima, un altro gol in fuorigioco di mezza spalla, quindi diciamo che comunque almeno il secondo l'avevi più o meno trovato, poi per qualche dettaglio non è arrivato. Però sì, la partita è stata buona, hai detto bene, nel primo tempo molto positivo, l'Inter era in totale controllo, il Milan non riusciva a trovare le punte e quindi di fatto si giocava quasi a una metà campo. Nella ripresa io ho visto un Inter che ha perso un po' di mano la partita e è stata secondo me anche un pochino aiutata da un Milan che non è in un buon momento, perché il Milan al top probabilmente giocando così te la riprende almeno con un gol, ma chi se ne frega, nel senso non era il Milan al top e quindi stiamo commentando una vittoria. Io ho visto benino Lukaku per esempio, che invocavamo da un po' e quando è entrato qualcosa nella difesa del pallone ha fatto vedere, non fosse altro che si era preso anche il gol del 2-0. Molto bene chiaramente la vittoria che viene davanti a tutto, primo derby in campionato vinto per Simone Inzaghi, secondo derby vinto in 20 giorni, molto bene anche il fatto che l'hai vinto soffrendo, perché nel senso è negativo per il fatto che rischi fino alla fine, ma è positivo perché per un Inter che in queste partite spesso crollava a un certo punto, oggi non è crollata e se tu riguardi le azioni non è che ci siano state 2 o 3 occasioni enormi del Milan che ti hanno fatto soffrire. Tutto sommato te la sei cavata Esatto. bene, quindi molto bene, molto bene. Esatto, esatto. Mentre ringrazio Salvatore e Armando, che tra poco vi leggiamo i messaggi che ci avete mandato, grazie intanto per il super sostegno con la super chat. Chiudiamo con un clean sheet che per noi non è mai scontato, anche se in casa quando giochiamo davanti al nostro pubblico l'Inter fa sempre meglio rispetto a fuori casa, quindi ancora una volta l'abbiamo dimostrato. Ma l'Inter intanto oggi era importantissimo vincere perché il Napoli rimane irraggiungibile con la vittoria ovviamente di oggi sul campo dello Spezia, vola 56. L'Inter però fa quel primo piccolo solco al secondo posto che comunque è importante. Non ci trovavamo lì da soli da un po'. Sale a 43 punti l'Inter, la Roma è a 40, la Lazio è a 38 ma deve giocare un'altra partita, il Milan e l'Atalanta rimangono ferme a quota 38, quindi l'Inter distanzia di 5 punti Milan e Atalanta in attesa della Lazio e di 3 punti la Roma. È un derby, quello di oggi, che secondo me può indirizzare questa corsa per la Champions League e ci può indirizzare ovviamente in un tentativo di fare il vuoto e di portarci a casa un secondo posto in solitaria che deve essere il nostro obiettivo oggi. Rimaniamo delusi ovviamente per una prima parte di stagione dove abbiamo perso troppo terreno,
però adesso il secondo obiettivo è fare il vuoto al secondo posto e finalmente stiamo tornando. E finalmente, tu dicevi di Lukaku, sì, ma a me è piaciuto molto anche l'ingresso in campo di Brozovic nel secondo tempo. Forse abbiamo atteso un po' troppo per i cambi, perché si è visto fin da subito all'inizio del secondo tempo non stavamo facendo benissimo. L'ingresso di Brozovic ha rimesso un po' di ordine lì in mezzo. Lukaku aveva trovato il gol e ha creato scompiglio con le sue azioni, con le sue sportellate lì davanti. Prima di parlare dei singoli, però, ti chiedo se mi fai un po' un riepilogo delle occasioni e delle azioni per chi si è perso la partita. Sì, il primo tempo abbiamo detto solo Inter, ma non è una cosa che diciamo noi in quanto interisti, lo dicono i numeri che hai detto bene prima e lo dicono le azioni, perché 10 minuti di un Lautaro scatenato, 3 occasioni importanti, 2 soprattutto e una ancora più soprattutto con un miracolo di Tatarusanu, poi un tiro in porta direttamente alla corner di Di Marco che a momenti fa gol, poi ci ha riprovato anche Çalhanoğlu in seguito, e al 34esimo il gol di Lautaro che sblocca la partita da calcio d'angolo con una bellissima incornata da toro vero. Nella ripresa partiamo con Di Marco che calcia a lato al 53esimo e forse poteva sfruttare un pochino meglio l'occasione. Tatarusanu che risponde a Lautaro al 54esimo, da lì non dico sia solo Milan, perché comunque le occasioni ne hanno di più loro, ma non sono occasioni gigantesche. C'è un colpo di testa di Giroud che finisce alto, la punizione di Teo Hernandez che va fuori di poco e la punizione di Giroud che va fuori di ancor meno, e poi un tiro di Brahim Diaz che Onana però in realtà para senza grosse difficoltà. E poi al 95esimo c'è una grande occasione per Lukaku, se vogliamo, con un destro da fuori che impegna Tatarusanu. Sì. Quindi ribadisco, l'unica occasione un po' pericolosa è stata la punizione di Giroud, secondo me, che rivedendola bene Onana l'ha battezzata fuori alla Andanovic maniera, ma è uscita di pochino, diciamo. Però, cioè, di grandi occasioni non le hanno avute. Noi ne abbiamo avute un paio al di là del gol, e più il gol fatto di Lukaku che ci viene annullato, più il gol fatto di Lautaro che ci viene annullato, quindi direi che anche ai punti, ai numeri abbiamo meritato di vincere, senza grandi discussioni, mi auguro, ecco. L'unica cosa che fa rabbia, magari, ma era inevitabile che fosse così, secondo me sì, ma che gli unici brividi che ci siamo concessi li abbiamo concessi noi con degli errori anche di sufficienza. In questo Barella per me ha fatto una buona partita in senso assoluto, però poi ha cominciato a peccare di sufficienza in alcuni momenti importanti della gara, per cui per me inevitabilmente forse Barella oggi risulta il peggiore in campo. Con troppi errori di sufficienza. Adesso mi riguarderò tutto con più calma per fare un'analisi più a freddo, però tanti errori sono stati anche piuttosto pesanti, secondo me, da parte di Barella in fase difensiva e in fase di contropiede. Lautaro Martinez sta facendo una seconda parte di stagione clamorosa a livello di gol e di prestazione, anche di contribuzione alla manovra e alla fase difensiva. Di Marco si è un po' spento, quindi serviva ovviamente il cambio di Gosens ad un certo punto. La difesa non ha sofferto granché fino a quando poi il Milan ha alzato un pochettino la pressione e qualcosina abbiamo rischiato. Non è stata una partita clamorosa, però dicevo prima, quando ti scontri contro una squadra tutta chiusa dietro non è facile fare un buon gioco. Quindi se non vuoi aggiungere altro tu sui singoli, Simo, ti chiedo anche un parere sugli episodi arbitrali perché ce ne sono diversi. Sì, dico solo un'ultima cosa, mi ero scordato un'occasione che in effetti, anche se non è arrivato il tiro, si può considerare, quando Giroud stoppa in area completamente da solo su una ripartenza del Milan, ma se la stoppa male, Acerbi con la punta interviene. Lì, con uno Skriniar che ha provato a salire fino alla tre quarti offensiva e un Bastoni che era già in quella zona, si è aperto il campo ad una ripartenza 4 contro 2 a un quarto d'ora dalla fine, dove ci hanno veramente graziati, e in collaborazione con un gigantesco Acerbi che per me è tra i migliori in campo. A livello arbitrale ci sono stati 3 episodi, se non sbaglio, forse 4. Un contatto Dzeko-Gabbia nel primo tempo che vede Gabbia con le 2 mani spingere appena Dzeko in questa zona, diciamo, senza interessarsi del pallone, quindi grande rischio perché appunto è un intervento non genuino, se vogliamo usare questo termine. Io in diretta ho detto spinta un po' leggera, ma anche dare rigore non sarebbe stato assolutamente scandaloso, anzi. L'errore più grave per me nella ripresa è il gol annullato a Lukaku, e io lo voglio ribadire con forza perché è lo stesso errore di Monza e io non posso accettarlo, come già non accettavo quello di Monza, che nemmeno il disegnatore Rocchi ha accettato, perché nelle ore successive lo ha definito un errore gravissimo, e dopo meno di un mese mi ripeti lo stesso errore con Lukaku che si trattiene
in area con Thiaw, doppia trattenuta reciproca, cadono entrambi a terra, la palla sta spiovendo sul piede di Lukaku che si sta coordinando, in quel momento Massa ha la grande idea di fischiare, quando dopo una frazione di secondo la palla viene messa in porta. Bastava aspettare, poi avresti potuto anche fischiare, ma almeno davi modo al VAR di rivedere l'azione, e invece no. Poi intorno sempre a quel minutaggio c'è anche un contatto molto dubbio Kalulu-Lautaro in area di rigore, dove Lautaro si mette davanti al pallone, Kalulu lo prende sul piede, diciamo, sul piede sinistro. Anche lì, questo per me è più rigore di quello di Dzeko, per come la vedo io, ma anche lì Massa non interviene. E poi vabbè c'è il gol in fuorigioco di Lautaro, qui è questione di geografia, quindi non c'è molto da discutere, c'è solo da arrabbiarsi per la sfortuna, perché è la replica del fuorigioco con cui si hanno gol in Argentina, Arabia Saudita, pochi centimetri. Però per l'ennesima volta nell'episodio mezzo e mezzo sarà sfortuna, però noi ne abbiamo la peggio. Però ti aggiungo un dettaglio per chiudere. Sembrerà adesso, vabbè, siamo contenti per l'1-0 e tutto, però il campionato si decide sui dettagli e io vorrei ricordare che l'Inter avesse vinto 2-0 sarebbe stato in vantaggio negli scontri diretti col Milan in questo momento. E quindi anche questo fa tutta la differenza quando poi tireremo le somme a fine stagione. Per cui se il 2-0 era regolare, tu dammelo, poi ce la vediamo. E invece è un errore che poi se si arriva a pari punti rischia anche di costare, magari. Per cui vedremo. Va bene, chiudiamo questa clip. A parte arriveranno le pagelle dei tifosi, quindi con i voti ai singoli giocatori dell'Inter scesi in campo stasera. E vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, appuntamento speciale lunedì 6 febbraio alle 19:30 per commentare il derby tra interisti veri, e ci vediamo poi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.